Hai mai sentito quella vocina nella testa che ti dice apri un canale YouTube, parla di quello che ami, condividi ciò che sai? Però subito dopo arriva il blocco. Ma che cosa dico? E con quale attrezzatura? E se poi nessuno guarda? Fermati un secondo. Se hai pensato anche solo una volta di creare contenuti, se senti che là fuori c'è qualcosa che vuoi raccontare, questo video è per te. Non ti darò formule magiche, ma 10 consigli veri, umani e onesti, quelli che avrei voluto ricevere anch'io prima di cominciare. Sei pronto? Respira, iniziamo. Lo so, fa male, soprattutto se ci metti ore, giorni, magari settimane su un singolo video. Lo filmi, lo monti, lo guardi 1000 volte e poi lo pubblichi. E niente. 2 visualizzazioni, di cui una è la tua, l'altra magari è tua madre. Ma guarda che è normale, non sei sbagliato tu, è il processo. YouTube all'inizio non ti conosce, non sa a chi mostrare i tuoi contenuti e nemmeno tu probabilmente sai bene chi sei dentro quel video. Ti stai cercando e questo va bene, quindi non giudicare il tuo valore da quei numeri iniziali. Giudicalo da una sola cosa: hai pubblicato. Punto. Hai rotto l'inerzia, hai fatto qualcosa che la maggior parte delle persone non ha il coraggio di fare, ovvero iniziare. Non devi migliorare tutto in un colpo solo, questo è ovviamente impossibile, ma ogni video è una palestra. In uno sistemi la luce, nel prossimo impari a usare meglio la voce, poi provi un titolo più accattivante, poi scopri che tagliare 2 secondi all'inizio tiene più alta l'attenzione. È un processo. E il bello è che ogni errore ti insegna qualcosa. Ogni non funziona è un tassello in più per capire come funzionerà la prossima volta. Metti un post-it sulla scrivania. Oggi miglioro solo una cosa. Quel tipo di coerenza ti cambia. Ti capisco, sai, quando si comincia si ha paura di sembrare incoerenti, di parlare oggi di viaggi, domani di libri, dopodomani di fotografia. Ma è proprio così che trovi la tua voce. Non puoi decidere a tavolino cosa funzionerà per te, devi viverlo, devi sporcarti le mani. La nicchia non è una categoria YouTube, la nicchia sei tu che video dopo video impari a dire cose che hanno valore per qualcuno. E quando quel qualcuno si riconosce, allora hai trovato il tuo posto. YouTube è un gioco di attenzione. Non basta che una persona apra un tuo video, deve restare, deve voler vedere anche il prossimo e poi un altro ancora. Ecco perché la chiamata all'azione più potente non è iscriviti, ma se ti è piaciuto questo video, guarda anche questo. È come se dicessi, ehi, se ti sei trovato bene qui, vieni a fare un altro pezzo di strada con me. YouTube si accorge quando tieni compagnia, quando fai restare le persone sulla piattaforma e ti premia. Ma tu fallo prima di tutto per chi guarda. Offrigli un motivo per restare, non vendere, ma accompagna. Puoi avere la migliore fotocamera del mondo, ma se l'idea è debole, il video lo sarà comunque. Le idee vanno cercate, vanno annotate, vanno lasciate maturare. Non bastano quelle che ti vengono. Serve disciplina, creatività e disciplina insieme. Fai così, ti suggerisco un esercizio. Scrivi 100 idee. Lo so che ti sembra un numero assurdo, ma ti garantisco che è proprio lì, nella fatica di arrivare alla 37esima, alla 78esima, che iniziano a emergere quelle che valgono davvero. E poi il titolo. Il titolo è metà del lavoro, non deve spiegare tutto, ovviamente, deve far venire voglia, una curiosità sospesa, potremmo dire, un contrasto. Una promessa non ovvia, un titolo del tipo «Ho trovato il miglior loft a New York, ma nessuno lo vuole», funziona perché accende una domanda nella testa. E perché le persone non lo vogliono? E questa domanda è il motore che fa partire il click. Le analytics vanno bene ovviamente, ma non possono guidarti sempre, perché se ti sforzi di creare solo ciò che funziona, alla lunga ti svuoti. Invece se trovi il punto d'incontro tra ciò che funziona e ciò che ti accende, hai vinto. È lì che i video migliori nascono quasi da soli, perché ci metti il cuore, ci metti la passione, ci metti l'esperienza. E il pubblico lo sente che non stai recitando, che non stai copiando gli altri, che sei realmente tu. I trend sono utili, ti danno visibilità, ti mettono al passo, ma devono incrociarsi con il tuo mondo. Non fare un video su una challenge virale se questo ti fa sentire impostore, ma se senti che puoi dire qualcosa di tuo dentro quella tendenza, allora vai. Il tempismo in questi casi però è importantissimo, ma ancora più importante è l'intenzione. Perché se cavalchi l'onda giusta, ma con la tavola sbagliata, finisci giù. Quindi utilizza i trend, sì, ma alla tua maniera.
shorts non sono semplici pezzi di un video lungo, possiamo definirli un linguaggio a parte, quindi richiedono ritmo, immediatezza, ganci forti e payoff veloci. Serve anche un messaggio chiaro, serve un'idea, una sola per video. Niente giri di parole, niente fronzoli. Se vuoi, usa il tuo telefono, sii naturale, guarda in camera, fai finta di parlare, questo funziona tanto, fai finta di parlare con un amico con cui hai solo 30 secondi per dire quella cosa. E in questo modo puoi creare attenzione. Questo è il punto che quasi nessuno vuole sentire. Tutti cercano la scorciatoia, il trucco, l'hack. Ma YouTube è come piantare un seme. Non cresce in una notte. MrBeast, che probabilmente conosci, ci ha messo anni. Chi oggi sembra esploso in un mese, in realtà magari ha 4 canali falliti alle spalle. Tu non vedi i tentativi, i dubbi, le notti insonni, vedi solo il risultato. E non puoi confrontarti con quello. Confrontati con chi eri tu un mese fa. Sei migliorato? Ottimo, continua. Non devi mollare dopo 3 video, nemmeno dopo 30 ovviamente, perché magari il tuo video migliore è il 56esimo o il 112esimo. E se ti fermi al 55esimo o al 111esimo, non lo saprai mai. Fissati questo traguardo, 100 video pubblicati, non 100 video perfetti, non 100 video virali, solo 100 video sinceri nei quali ogni volta hai imparato qualcosa. E poi guardati indietro, guarda chi sei diventato. Magari il primo video è imbarazzante, come capita a tutti, magari il 30esimo non te lo guarda nessuno, ma magari il 101esimo cambia tutto. E non sarà solo per quello, sarà per i primi 100 che hai fatto prima. Se hai guardato questo video e sei arrivato fino a questo punto è perché dentro di te c'è qualcosa che vuole esprimersi. C'è un pensiero, una storia, un'idea, una voce. Quindi non aspettare il momento perfetto, non aspettare che sia tutto pronto, non aspettare che qualcuno ti dia il permesso. Prendilo adesso quel permesso e fai il primo passo, poi un altro ancora. E alla fine scoprirai che non stavi solo creando video, stavi creando una versione più coraggiosa, più autentica e più viva di te stesso. Io credo di averti raccontato veramente un sacco di cose, per cui se hai dubbi, domande, curiosità, commenta pure questo video e io come al solito ti rispondo nel più breve tempo possibile. Grazie mille, noi ci vediamo settimana prossima.